Di che si deve parlare in quest'Aula oggi? Di Unione Europea, Presidente? Si è detto tutto il contrario di tutto e tra l'altro il Presidente del Consiglio ha utilizzato frasi trash che evidentemente qualcuno dei suoi guru della comunicazione che provengono dagli Stati Uniti d'America gli hanno consigliato di usare. Qual è la differenza tra il dibattito che c'è stato in Aula, alcune parole che ha detto il Presidente del Consiglio e le frasi che dice Trump o che dice la Clinton, nel peggiore tra l'altro dibattito della storia delle presidenziali degli Stati Uniti d'America? Chi l'ha visto 30 minuti di vuoto assoluto, di insulti stomachevoli, di nessuna idea di progetto per la società nordamericana, per i cittadini nordamericani che soffrono. L'Europa lavora o no? Il Presidente del Consiglio dice l'Europa è immobile, ma l'Europa è immobile? L'Europa è immobile? L'Europa è immobile, l'Europa non è affatto immobile, va avanti estremamente rapida verso gli interessi di qualcuno. Sa perché noi cresciamo, Presidente, nonostante quintali di fango quotidiani che riceviamo, che tra l'altro ci rafforzano? Perché siamo gli unici che parliamo di determinate tematiche e che facciamo alcuni nomi, e che farò tra poco, alcuni nomi. L'Europa lavora e come? Come lavora questo palazzo, a parte le ultime settimane e gli ultimi mesi, perché si inizia a lavorare, a votare qui il martedì alle 15 e si smette il mercoledì sera, per permettere a tanti deputati, soprattutto quelli che portano avanti le ragioni del sì, di andare in televisione nei territori a dire che in Parlamento non si lavora, ma si vota qui anche per responsabilità sua, Presidente, dal martedì alle 15 al mercoledì sera intorno alle 20. Ma allora non è colpa del bicameralismo perfetto se non passano determinate leggi, se non passa il reddito di cittadinanza che spingiamo da mesi, da anni, perché occorre capire che si esce dalla crisi definendo il reddito un diritto umano, perché è il reddito che ti permette di stare dentro ai margini della società. E la stessa cosa fa l'Europa, l'Europa lavora e come? Lavora per salvaguardare gli interessi di qualcuno, gli stessi di fatto che hanno nominato prima Monti, poi Monti avrebbe perso con il 5 Stelle, ci hanno messo Letta, poi Letta era in difficoltà, quindi ci hanno messo Renzi. Qualora Renzi dovesse perdere il referendum troveranno qualcun altro, magari Draghi, per continuare a salvaguardare gli interessi dei veri padroni delle democrazie occidentali, che non sono gli eletti, tant'è vero non viene più eletto nessuno qui dentro, perché questa è diventata la Repubblica fondata sulle nomine e con le riforme costituzionali lo sarà ancor di più, e non lo sono neanche in Europa, dove l'unico organo democraticamente eletto è il Parlamento europeo, che caso strano è l'organo che conta meno di tutti. Chi è che comanda in Europa e perché cresce il 5 Stelle? Barroso lo conosce, Presidente, ex Presidente della Commissione europea, diventato da poco Presidente non esecutivo della filiale europea di Goldman Sachs, banca d'affari. Mario Monti, ex membro della Commissione europea, Presidente del Consiglio, International Advisor dal 2005 al 2011 della Goldman Sachs. Romano Prodi, 2 volte Presidente del Consiglio, Presidente della Commissione europea, in Goldman Sachs dal 1990 al 1993, Presidente del Board di Unicredit dal 2014, successore di Amato. Augusto Fantozzi, più volte Ministro, tra cui anche Ministro delle Finanze dal 2008 al 2013, Senior Advisor della banca d'affari francese Lazard. Domenico Siniscalco, ve lo ricordate, ex Ministro dell'Economia Berlusconi, nel 2006 è diventato Vicepresidente di Morgan Stanley International. Vittorio Grilli, ex Vice Ministro e poi Ministro dell'Economia, Governo Monti, capo della divisione Banking per Europa, Medio Oriente e Africa di JP Morgan, la stessa JP Morgan che oggi di fatto controlla il governo Renzi e in un certo senso politicamente, economicamente, finanziariamente lo ricatta rispetto al salvataggio di Monte dei Paschi di Siena. È questa la verità. Claudio Costamagna, Presidente Cassa Depositi e Prestiti, nel 1988 entra in Goldman Sachs, per poi diventare responsabile Italia di Goldman Sachs. Luisa Todini, Presidente di Poste Italiane dal 2014, membro del Consiglio di sorveglianza di Rothschild, e ancora Gianni Letta, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, advisor di Goldman Sachs. Mario Draghi, ex direttore generale del Tesoro, governatore della Banca d'Italia, Presidente della BCE, forse futuro sostituto di Renzi come Presidente del Consiglio dei Ministri, non è stato solo advisor di Goldman Sachs, ma anche vicepresidente dal 2002 al 2005 proprio di questa banca d'affari, nell'epoca, Presidente, che facevano speculazione di ogni tipo e poi la crisi è arrivata in Europa. Giuliano Amato, più volte Ministro, attuale giudice della Corte Costituzionale, ex Presidente del Consiglio e Presidente dell'International Advisory Board di Unicredit fino al 2014, nonché anche nominato Senior Advisor
di Deutsche Bank. Che significa questo? È questo il dramma vostro e la motivazione per la quale il 5 Stelle cresce nonostante tutto. Significa che non esiste democrazia in Europa, che costoro, coloro che gestiscono le nostre vite, che impongono le riforme delle pensioni in Italia o il prezzo della feta in Grecia, non sono eletti da nessuno ma piazzati lì dai veri padroni di Europa che sono le banche d'affari e le multinazionali del capitalismo finanziario. E la stessa cosa in questo palazzo. Vedo Bersani perplesso, Brunetta che ci guardano. Noi diciamo queste cose perché nessuno ci ha finanziato le campagne elettorali come sono state invece finanziate da grandi lobby, anche lecitamente, o da grandi banche d'affari. Nessuno ci ha imposto le riforme costituzionali, cosa che è successa a voi tutti dalla JP Morgan, che nel 28 maggio 2013 ha pubblicato un documento dove scrive nero su bianco che occorre superare le costituzioni dei paesi del sud Europa in quanto non rappresentano una corretta integrazione bancaria europea, di fatto bancaria. Ma allora chi sono i vostri datori di lavoro? Non i cittadini che non vi eleggono più e infatti con l'Italicum il 70% di questa Camera verrà nominata dai partiti politici e con il Senato di queste autonomie il 100% dei consiglieri regionali verrà scelto dai partiti. E chi sceglierà i partiti politici? I più fedeli alla linea del partito e magari qualcuno che ha anche qualche guaio con la giustizia perché magicamente in autogrill dal Consiglio regionale al Parlamento della Repubblica gli verrà regalata l'immunità parlamentare. È questo ed è per quello che stiamo combattendo per la sovranità popolare, l'unica che potrebbe garantire a questo palazzo di fare il palazzo, a questo palazzo di approvare le leggi che servono al Paese. Presidente, di cosa si sta occupando la Camera dei Deputati? Ieri di una misura sul furto del rame, per carità, importante, ma probabilmente è più importante salvaguardare le imprese italiane, fare serie discussioni sulle sanzioni sulla Russia, no, perché anche qui viene colpita l'economia italiana, ragionare finalmente di reddito. Dovete capire che è il reddito appunto un diritto umano e il reddito di cittadinanza consente non soltanto di salvaguardare un diritto umano, ma di rimettere in moto un'economia, perché è una vera e propria manovra economica e questo anche ce lo chiede questa Europa di banchieri. Quando si dice, no, in televisione l'Europa delle banche, populista, oggi la cosa più populista che c'è al mondo è dare del populista a coloro che dicono delle parole diverse da quelle che avete pronunciato voi negli ultimi 30 anni. Ma non c'è populismo, io ho fatto nomi e cognomi, ho parlato di banche d'affari che sono quelle che gestiscono oggi le politiche anche migratorie dell'Unione Europea, che gestiscono le politiche finanziarie, monetarie, economiche dell'Unione Europea. E che cos'è questo Parlamento? Un passacarte. Parlamentari che di fatto dipendono non dal popolo che non li elegge, ma dal partito che li nomina e rispondono agli interessi di coloro che li nominano. È anche normale, neanche è colpa vostra. Io sono entrato 3 anni fa molto più arrabbiato di adesso, sembra strano ma molto più arrabbiato di adesso, perché pensavo che vi fosse solo malaffare qui dentro. Non c'è solo malaffare, anche se il malaffare c'è. Prima dell'estate è stato arrestato un senatore in quanto reputato addirittura componente della cupola segreta dell''ndrangheta, una cosa straordinaria, e il senatore Verdini, elevato a padre delle riforme costituzionali appunto da Renzi a tantissimi processi, è stato condannato in primo grado per corruzione e tra l'altro, Presidente, non so se lei lo sa, è coinvolto in un processo che riguarda la P3, cioè un'organizzazione segreta eversiva considerata dai giudici appunto che hanno istruito il processo volta a condizionare i poteri costituzionali dello Stato. C'è uno che è sotto processo per un processo che deve, per un'associazione segreta volta a condizionare i poteri costituzionali dello Stato, è scelto dal Presidente del Consiglio a padre costituente. Siamo alla follia, come è stato folle quel dibattito precedente in cui il Presidente del Consiglio dava la colpa all'Europa. Ma vi ricordate quando diceva è colpa dell'Europa, però oggi con la Mogherini sistemiamo tutto? Che fine ha fatto la Mogherini? Oppure è colpa dell'Europa, l'Europa deve cambiare ma ora guideremo il semestre europeo. Che è successo nel semestre europeo? Adesso che dice cambierà tutto con Roma 2017, con questi tavoli di lavoro che verranno fatti a Roma sul cambiamento dell'Unione Europea. Succederà questo? Qualcuno ci crede? Qualcuno raziocinante ci crede in questo palazzo o è costretto soltanto a crederci? La verità è che non c'è stata una misura imposta dall'Unione Europea che non sia stata approvata da questo Parlamento che dice Renzi appunto va cambiato perché non è produttivo. Il Jobs Act è passato a noi. Chi l'ha chiesto il Jobs Act? L'hanno chiesto le multinazionali americane.
perché gli fa comodo il sistema del voucher e oggi l'Istat certifica come occupato un cittadino italiano che riceve un voucher a settimana, cioè che guadagna 7,5 euro a settimana. Quanto gli basterebbe soltanto per un pasto caldo in un fast food? La buona scuola chi l'ha imposta? L'ha imposta la Comunità Europea di fatto. Lo sblocca Italia chi l'ha imposto? Il salvataggio delle banche chi l'ha imposto? Il bail-in, le porcate gli cambiate il nome, li chiamate con un nome inglese per non far capire nulla al popolo italiano. Chi l'ha imposto? Deputato Di Presidente, Battista, noi prego. del 5 Stelle combattiamo davvero per la sovranità di questo Parlamento e della sovranità popolare e un Presidente del Consiglio va in Europa e combatte per questo, non fa finta di arrabbiarsi e dice soltanto che non vuol partecipare alle conferenze stampa quando non è stato invitato e quando qualche minuto prima per l'ennesima volta si era piegato agli interessi del Deputato Di capitalismo finanziario. Battista. Grazie. Allora,